excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati amici di Radio Rossonero, ritroviamoci qui per Mattino Milan del martedì 8 aprile del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Un martedì nuvolo a Milano, strano, deve esserci il sole, ma vabbè. Vabbè. Questa è piccola nota di colore per quanto ci riguarda, ma che insomma le nuvole ci siano anche sulla classica ormai figura del direttore sportivo è cosa ormai risaputa. Sì, mi verrebbe da dire. Risaputo. No, non questo. No. Tu pensi sempre che io mi agganci così, no? Che vada a chiedere cose, no? Volevo concentrarmi su quello che avevi detto, che doveva esserci il sole e invece nuvoloso, no? Dovevano non esserci like a questo video, ma invece so che voi l'avrete messo, quindi cliccate il tasto mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, abbonatevi 099. Grazie ragazzi per il supporto. Allora, parto io da un presupposto. Vai. Che devo dare merito al Milan, per una volta tanto, che è riuscito a farci appassionare a una cosa che in teoria nessuno frega mai niente. Cioè che da 2 mesi si parla del direttore sportivo, della saga del direttore sportivo, del fatto che il Milan sta scegliendo uno piuttosto che l'altro, e il casting, e il provino, l'incontro, e Londra, e le pressioni. Cioè è diventato siamo riusciti a fare cinema anche su una roba dove di solito, che so, una settimana prima esce il nome, è il favorito per diventare il direttore sportivo, e dopo 5-6 giorni comunicato, direttore sportivo è lui. Abbiamo delle capacità cinematografiche, di scrittura proprio, di sceneggiatura, devo dire, incredibili. Beh, non a caso diciamo spesso, no, che Mh. è un po' una serie TV questo Milan degli ultimi anni, ma non è che lo diciamo perché vogliamo fare gli splendidi o i simpatici, cioè nel senso preferiremmo parlare solo e soltanto di calcio, Cioè fatti. Esatto, è questo il punto, cioè parliamo di fatti, cioè parliamo di quello che accade, casting, retrofront, gerarchie, lotte di potere, ricordare chi ha il potere, viaggi, incontri, Sì, cioè Londra, New York. Londra, New York, Milano, questo triangolo incredibile che cioè che stiamo vivendo. Cioè non è che vogliamo fare noi il cinema e quindi siamo contenti che il Milan sia una serie TV, è quello che accade. Cioè è questo che fa ridere, ma fa anche riflettere, mi verrebbe da dire, no, perché preferirei io parlare di un Milan terzo in classifica che si gioca la Champions League, o un Milan primo o secondo che si gioca il campionato, parlare di calcio, parlare della Champions League perché stasera ripartono i quarti di finale, e invece siamo qui a parlare di tutt'altro, ma perché lo stato dell'arte e i fatti ci dicono questo. E quindi bisogna parlare di questo, e sono d'accordo con te quando dici la saga del direttore sportivo, una cosa che normalmente esce un nome dopo 5 o 6 giorni, massimo 1 settimana, massimo 2, poi viene ufficializzato, e siamo qui invece da tipo 1 mese e mezzo tra viaggi, nomi che escono, casting e via dicendo, cioè non è normale. È appassionante. L'altro problema di fondo di questa cosa è che in pratica già da 1 mese e mezzo stiam parlando della prossima stagione, cioè quindi ci arriveremo con un carico di parole di 6 mesi credo, all'inizio della prossima stagione. Ma va bene. A proposito di questo, facciamo un pochino il punto della situazione proprio per fatto, quindi non per giri di parole o provare a pensare ipotetiche soluzioni. Per capire e di arrivare insieme, quindi non so se c'avete voglia di accompagnarci in questo piccolo viaggio, restate qui nei prossimi 2 o 3 minuti, per capire un pochino cosa è successo e cosa potrebbe succedere per la questione del direttore sportivo, che è nata 2 anni fa, quando si è deciso di non sostituire Frederic Massara, in primis, visto che era lui il direttore sportivo, si è deciso di smembrarlo in varie parti.
con una delega ad Ottavio per il semplice fatto che aveva il patentino. Dopodiché una delle deleghe del direttore sportivo, cioè il lavoro quotidiano a Milanello, in parte è stato subappaltato al nuovo arrivo, cioè Ibrahimovic. Poi nel mente quest'estate è stato rimesso ancora nel calderone delle scelte collegiali, totali, globali, di cui tutti fanno parte, ma nessuno si prende le responsabilità. E adesso siamo tornati, dopo 2 anni, a capire che invece questo pensiero nefasto che abbiamo avuto ha avuto delle ripercussioni tali che abbiamo dovuto rimangiarci quello che pensavamo, cioè che il direttore sportivo non servisse. E ci siamo messi nell'ottica di cercarlo. Abbiamo iniziato a fare qualche colloquio, in primis la proprietà, quindi Cardinale Ibrahimovic, in primis con Berta che poi dice no, grazie, anche perché ci sono dei ruoli di potere all'interno della società che non mi permetterebbero di lavorare. Arrivederci. Come biasimarlo. E poi adesso ci siamo messi, dopo aver scartato anche inizialmente il nome di Tare, perché è vicino appunto alla vecchia alla proprietà del Milan, adesso abbiamo fatto 2 settimane dove il candidato unico era Paratici. Incontri su incontri, incontri a Milano, incontri a Londra. Contratto pronto o quasi. Come? Contratto pronto o quasi, accordo verbale raggiunto. Sì. E poi ci siamo accorti che era un condannato dalla giustizia sportiva con una squalifica fino al 20 di luglio e qualcuno che comunque doveva rispondere anche penalmente di reati connessi il 15 aprile con un possibile rinvio a giudizio. In questo le ripercussioni che abbiamo visto, insomma, anche con voci, vocette, suppressioni e quant'altro. E allora ti viene il dubbio che va bene, siamo così tanto bravi a fare cinema che forse il cinema lo stiamo facendo per davvero. Cioè, che Paratici lo si voglia, ma si sapeva già che sarebbe andata più o meno a finire così. E che quindi lo brucio, come brucio i candidati, i primi candidati, abbiamo sempre detto, 1 mese fa l'abbiamo detto questo, del Presidente della Repubblica. Lo espongo subito e così lo faccio bruciare. Sì, Brucio Paratici. Adesso ho ripreso dal cilindro Tare, che avevamo scartato, perché parlava con Ibra. perché parlava con Ibra. C'è D'Amico, che in realtà è sotto contratto. Vorrei mai che l'Atalanta a un certo punto ti dica: "Giovani, basta". Eh, E non vorrei mai che noi stessi stiamo facendo 'sto cinema per poi arrivare alla classica conclusione. Oh, l'idea era giusta, ci abbiam provato, ma non non ci ci siam siamo riusciti. riusciti. Sì, ricordando in tutto questo che c'è mentre è accaduto tutto questo, il direttore tecnico ha iniziato il corso per fare il direttore sportivo. Sì. Tra parentesi, cioè Geoffrey Moncada. Io mi auguro che non sia così, nel senso che se devo sperare in qualcosa, spero che il Milan davvero adesso provi a il Milan, spero che Furlani adesso provi a riconvincere Tare, che provi a o magari a strappare D'Amico all'Atalanta, posto che D'Amico ha un contratto in essere, come hai detto, che tra l'altro sta vivendo un periodo non facile all'Atalanta, non lui, l'Atalanta, perché è un po' in crisi, perché c'è la questione Gasp, eccetera, eccetera. Diciamo che il sentore che alla fine si vada a dire: "Vabbè ragazzi, noi ci abbiam provato, volevamo un direttore sportivo tradizionale, non ci siam riusciti, non l'abbiam trovato, alcuni son saltati, alcuni li abbiamo evitati per ovvi motivi e quindi si resta così com'è", anche perché Geoffrey Moncada, è stato abilitato per diventare direttore sportivo e quindi lo farà lui. Il sentore ogni ora che passa è quello, ma è inevitabile che sia così. I tifosi del Milan, molti tifosi del Milan l'hanno capita la musica, la stanno è come le canzoni di Sanremo, no, al primo ascolto la devi scoprire perché non la conosci. Al secondo provi a capire, no, qualcosa in più, alla quinta sera, alla finale la canti a memoria.
perché la sai, l'hai capita. E quindi i tifosi del Milan non han capito come funziona, han capito quali sono le volontà di questa dirigenza e di chi decide in questa dirigenza. E ogni ora che passa il sentore che alla fine salti tutto, salti il banco e sbuchi Moncada come nei provini di Chiedimi se sono felice a dire quando si comincia, c'è. Ma è ovvio che ci sia ed è comprensibile che ci sia da parte di un tifoso. Noi non possiamo fare altro che aspettare, tanto lo sta facendo il Milan, insomma, di aspettare e di rimandare le decisioni al prossimo futuro. In teoria, da quello che fanno filtrare un candidato che piace alla D ed amico, ma come ci siamo sempre detti, è il direttore sportivo dell'Atalanta, quindi tu devi comunque convincere lui a venire via, l'Atalanta a farlo andare via e nel mentre farlo lavorare dall'estate. Quindi comunque mi viene difficile da pensare che un direttore sportivo del genere avrà ampia libertà di manovra o comunque la possibilità di lavorare per bene, visto che già arriverà un pelo tardi e poi come al solito va dentro il nostro mega calderone non so neanche come chiamarlo, però io penso che difficilmente si riuscirà a fare qualcosa di buono da quel punto di vista fin quando chi di dovere non fa un passo indietro. Perché io capisco che la figura e le figure dirigenziali le prendano i dirigenti che sono più su di tutti. Però a un certo punto, una volta che io prendo un dirigente, dico, bene, il mio l'ho fatto, al massimo faccio un lavoro di controllo, sorveglianza, che il lavoro venga fatto bene nel mentre, ma non posso mettere tutte le sante cose, la mia faccia, anzi non la faccia no, il mio zampino, il mio desiderio, il mio veto, piuttosto che il mio desiderio, piuttosto che la mia volontà di fare una cosa piuttosto che l'altra. Cioè, i problemi erano due. La mancanza del direttore sportivo, la collegialità estrema nelle scelte. Sì, che dove poi tutti decidono, nessuno decide. che poi più che collegialità diventava e diventa divisione continua e punti di vista diversi Esatto. e che non si arriva mai a una decisione, che ci sono idee diverse, quindi Lopetegui l'ho voluto io, no lui, il giocatore l'ho comprato io, no lui, e Fonseca lo presento io, no lui, e quello è il punto. In una situazione normale l'amministratore delegato, se ha decisioni anche sulla parte sportiva, perché a volte ci sono anche proprio due figure diverse, cioè c'è una D, tra virgolette, aziendale e una D o un direttore generale sportivo, ok? Comunque questa figura sceglie il direttore sportivo e lì finisce il suo compito, cioè si confronta con lui, sorveglia lui, ma poi il direttore sportivo ha carta bianca sulla stagione sportiva, dal punto di vista del mercato, dal punto di vista di gestione della squadra, scelta dell'allenatore, cioè questo è quello che accade di norma, nella normalità. Da noi no. No. Vabbè, noi faremo come al solito, abbiamo fatto in questi mesi ormai già, il pubblico pagante, Sì. quindi vedremo il film, quale altre puntate ci regalerà, perché tanto, come anche questo ci siamo detti un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa, tranquilli che tanto le Ci saranno puntate altri episodi. ce ne sarà da vendere ancora di puntate, quindi ci mettiamo qui e assistiamo a questo triste show. Henry, grazie. Assistiamo, abbiamo fatto un quarto d'ora dove non abbiamo detto la parola calcio e credo che fosse il loro sogno. Ciao. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni.
Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio.